Ciao a tutti, alcuni di voi mi hanno chiesto come mai tra i vari emulatori presenti su EmuWiki ce ne sono alcuni che sono Git, altri sono Builds, poi ci sono SVN e altro ancora. Per cercare di spiegare tutto questo, partiamo sempre dal buon caro vecchio Mame, più precisamente però dal sito di GitHub. Allora, GitHub è un repository, cioè va immaginato come un grosso contenitore che contiene al suo interno migliaia di codici sorgenti, dei programmi di listati, ovviamente programmi non commerciali, anche perché se io ho a disposizione il listato di un programma commerciale, me lo scarico, me lo compilo e il programma non lo compro. Ok? Allora, che cosa possiamo vedere da questa pagina? Le release ufficiali che posso scaricare cliccando qui. Queste release ufficiali sono le stesse che scarico dall'home page del sito, dall'home page ufficiale del sito. Mm? Però su GitHub c'è anche altro. Allora, in sostanza cosa succede? Che tra una versione ufficiale e l'altra, mm, i programmatori continuano a lavorare, non è che stanno fermi. E i risultati dei loro lavori dove sono? Sono qui. Questa è una sigla che si chiama commit, in questo caso è stata rilasciata 4 ore fa una commit con questa sigla. Io cliccando qui sopra posso andare a vedere che modifiche hanno fatto e se sono una persona particolarmente brava e curiosa o se sono un beta tester che deve necessariamente provare queste modifiche per verificare i vari errori, che cosa faccio? Vado qui, mi scarico il listato, me lo compilo e lo faccio eseguire. Ora, nel caso del Mame, se avete un po' di pazienza e siete degli utenti comuni, sostanzialmente basta aspettare un pochino eh, in attesa, diciamo, del rilascio della nuova versione ufficiale, perché il Mame è uno di quegli emulatori che esce più o meno una volta al mese, quindi con un attimo di pazienza si scarica la nuova release ufficiale e si va avanti così. Ci sono però altri emulatori i cui tempi ufficiali di rilascio tra una release e l'altra sono molto più lunghi. Me ne viene in mente uno, il primo che mi viene in mente è per esempio il Melon DS, un emulatore piuttosto famoso per il Nintendo DS sotto Windows. Andiamo a cercare la pagina, eccolo qui. Andiamo a vedere la pagina ufficiale, vedete che voi potete scaricare la versione ufficiale dell'emulatore. Ah no, ecco, me l'ho dimenticato, sì va bene, Nintendo Melon DS è disponibile anche per Linux e macOS oltre che Windows, ma poco importa perché tanto il discorso non cambia. Allora, se si clicca su Source Code, andiamo alla pagina GitHub dell'emulatore. Anche qui, come abbiamo visto per il MAME, si possono scaricare le release ufficiali. Abbiamo una commit rilasciata ieri con questa sigla. Ecco, allora, se io voglio scaricare, se volessi scaricare il sorgente che include l'eseguibile di questa commit qui, vedete che vi spiega come crearla. Possiamo provare ad andare a cliccare qui sopra, andando proprio un po' a scavare, clicchiamo ancora qui, in teoria appare questo file che però vedete gli clicco sopra, insomma si può scaricare ma non è così semplice come sembra. In questi casi cosa possiamo fare? Possiamo andare su MUCR, vedete che qui ho messo MLODS Builds, andiamo su MUCR cliccando qui ed ecco che ci appare l'elenco di tutte le versioni Git, ovvero di queste versioni con le commit datate, cioè loro non mettono la sigla del commit ma mettono la data, cosa ancora migliore perché così riesco a capire
quando è uscita, il momento in cui è uscita, diciamo, questa modifica. Mm? Vado qui sopra, vado a vedere che cosa hanno aggiunto. Se voglio me le scarico da uno di questi, di questi siti, è già compilata, e poi me la provo. MUCR, per chi non lo conoscesse, è un sito piuttosto famoso, anzi direi che è molto famoso, di emulazione, e al suo interno loro hanno un po' di tutto, perché includono le versioni ufficiali degli emulatori, le versioni beta rilasciate dai programmatori sui loro siti, e anche le versioni da loro compilate, sempre, diciamo, le cosiddette Git version degli emulatori. Mm? Quindi ci vengono in aiuto, ci risparmiano l'opzione di compilazione, che non è una cosa così semplice. Ci sono altri casi, parliamo ad esempio del DOSBox. Ok, la versione ufficiale del DOSBox è ferma dal 26 giugno 2019 alla versione 0.74/3. Tuttavia io ho anche le versioni SVN, che sono delle versioni, sono delle versioni di DOSBox con del codice, arricchite con del codice che gli permette di avere delle caratteristiche in più che nel DOSBox originale non sono comprese. Sempre parlando del DOSBox, io ho il DOSBox Staging. Allora, il DOSBox Staging è un fork del DOSBox, quindi parte dal DOSBox, ma poi prende una strada tutta sua. Che differenza c'è tra l'SVN e il fork appena visto? Nell'SVN il DOSBox rimane lui e gli viene aggiunto del codice. Nei fork le modifiche possono essere molto più profonde, perché stiamo parlando di un progetto completamente nuovo, e di conseguenza il programmatore si può prendere la libertà di fare delle modifiche anche più profonde rispetto a un SVN. Inoltre qui possiamo vedere che da questo sito è possibile scaricare la versione ufficiale per Linux, Windows e macOS, la 0.78.1, ma anche la build. Eccola qui. Vedete che qui i programmatori stessi vi mettono a disposizione le build già compilate, divise per sistema operativo, e vi indicano anche la versione. Qui le potete scaricare e provare immediatamente. Ci sono poi degli emulatori piuttosto recenti, che in questo caso addirittura, come il Ryujinx, che emula una macchina molto recente, la Nintendo Switch, direi che più recente di così si muore. Sono emulatori molto giovani, per i quali è possibile utilizzarle solo delle build automaticamente compilate. In questo caso per Windows, Linux e macOS no, lo supporteranno più avanti, va bene. Perché accade questo? Perché evidentemente il programmatore che lavora l'emulatore non lo ritiene ancora così stabile da poterlo rilasciare in versione ufficiale. E questo ci sta perché comunque questo è un emulatore molto giovane e richiede molto tempo prima di poter essere rilasciato ufficialmente. In questi casi quindi si va avanti con le build finché non usciranno delle versioni stabili. Io con questo ho terminato, vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui e vi auguro buona emulazione.